Ben ritrovati a tutti, di nuovo in onda con BioBlue Origini, interviste e approfondimenti a cura della redazione che vi accompagnano per tutta l'estate. E oggi parliamo del libro che possiamo definire forse il più conosciuto ma il meno letto al mondo, e lo facciamo con un personaggio che ci ha raggiunto qui in studio e che ha definito il suo lavoro in questo modo: io faccio il lavoro più stupido del mondo perché semplicemente leggo quello che c'è scritto. Mauro Biglino, ben ritrovato su BioBlue. Grazie, intanto grazie per avermi invitato. Direi che la presentazione più perfetta che si potesse fare. Bene, Mauro Biglino, allora, per chi non lo sapesse, ma molti di voi chiaramente lo conosceranno, ha tradotto 19 libri dell'Antico Testamento per le edizioni San Paolo, che, ricordo, è una delle più importanti case editrici cattoliche in Italia. Mauro Biglino si occupava della traduzione letterale del testo. Sì. Poi la collaborazione chiaramente si è interrotta nel momento in cui tu hai iniziato a diffondere le scoperte che avevi fatto durante queste traduzioni. Diciamo che siccome i contratti prevedevano proprio espressamente che io facessi la traduzione letterale e che quindi andassi anche alla ricerca, diciamo, del significato originario delle radici delle parole ebraiche, io ad un certo punto ho cominciato a raccontare ciò che veramente leggevo, ovviamente nell'Antico Testamento in ebraico, e poi ho cominciato a parlarne in pubblico e di lì insomma la collaborazione è finita. Ecco, esattamente, questo è avvenuto nel 2010. Quindi ormai sono 15 anni di libri pubblicati, conferenze a centinaia in tutta Italia e non solo, esatto. con un riscontro di pubblico, diciamo, molto consistente. Sì, molto consistente. Ecco, questo significa che questo tipo di lettura dell'Antico Testamento e non solo interessa molto, sono argomenti che interessano e non si sono sicuramente esauriti. Infatti chiedo l'aiuto della regia per far vedere l'ultimo libro di Mauro Biglino, scritto in collaborazione con Eric von Daniken, Cieli in fiamme. Eccolo qui, lo vediamo, sottotitolo che già dice, dovrebbe suscitare molta curiosità, perché guerre, macchine e tecnologie nei testi antichi. Senti, io partirei sempre dal punto di non ritorno di quella collaborazione con le edizioni di San Paolo, nel senso, c'è stato un passaggio dell'Antico Testamento che più di ogni altro ti ha detto no, qui siamo di fronte a qualcosa di veramente lontano da quello che c'era stato raccontato finora? Ma diciamo c'è stata la correlazione tra più passaggi, nel senso che non è una parola singola che aiuta a capire, ma la ripetizione di certi racconti messa assieme ha fatto sì che io mi dicessi: ma qui stanno raccontando qualcosa di diverso da quello che c'è sempre stato raccontato fino adesso. E ci viene raccontato dalla Bibbia un qualcosa di impensabile. Difatti quel sottotitolo non è un sottotitolo fatto per esagerazione, per attirare il pubblico, è la pura sacrosanta verità. I libri antichi, in particolare la Bibbia di cui mi interesso io, parlano di tecnologia, parlano di macchine volanti. Dopodiché questo può non piacere e ovviamente questo può dare adito a interpretazioni, allegorie, metafore, eccetera. Io in realtà preferisco, è il mio metodo, quello che ho dichiarato dal 2010, faccio finta che sia vero ciò che c'è veramente scritto. E questo per me è un metodo importantissimo, perché dare delle interpretazioni quando la Bibbia, per esempio, che sono il libro di Ezechiele, piuttosto che la vicenda di Elia, piuttosto che l'inizio stesso della Bibbia, parlano di macchine volanti, siccome si parte dal presupposto che allora non potevano esistere, allora lì si dà l'avvio alla gara a chi aggiunge più allegorie, trova più metafore che può. Io invece dico no, facciamo finta che sia vero quello che c'è scritto. Può non piacere, però c'è scritto quello. Uno può dire ma non è vero, è ovvio, si può dire, nel senso che quando si parla di libri antichi, parlare di verità assoluta e verità assodata è
come dire, pretenzioso. Sì, bisogna sempre avere una certa prudenza perché ha Ecco, subito tutta una serie di rielaborazioni, di riscritture questo libro. molta prudenza. Però, nonostante la molta prudenza, il fatto di vedere scritte, descritte certe cose in libri dell'Antico Testamento che sono stati scritti secoli l'uno dall'altro e che però riportano le stesse caratteristiche di certi eventi, di certe, chiamiamole cose, di certi macchinari, eccetera, e beh, ti viene da dire, ma allora parlano della stessa cosa. Perché secondo te non è possibile una lettura, diciamo, allegorica, metaforica dell'Antico Testamento? No, ma le letture allegoriche e metaforiche sono sempre possibili. Vengono fatte anche non soltanto sull'Antico Testamento, vengono fatte un po' su tutti i libri antichi, soprattutto su quelle parti che pregiudizialmente vengono considerate non possibili dato il periodo a cui questi libri si riferiscono. Dall'Iliade Odissea ai testi sumeri, sumero-accadici, assiri, babilonesi, eccetera. Quindi è possibile dare una lettura allegorica. Quello che secondo me non bisogna fare è dire la lettura allegorica o la lettura metaforica è quella vera ed è l'unica vera. Questo non lo può dire nessuno. È possibile, è lecita, ognuno ovviamente interpreta i testi come preferisce. Diciamo che quando si legge un testo antico, io dico di sicuro c'è scritto questo. Poi non so dire con certezza cosa ci fosse nella testa di quell'autore, però l'autore ha detto quello. Ciò che viene descritto attraverso l'allegoria e la metafora è un qualcosa di indimostrabile, cioè è un qualcosa che è nella testa del traduttore, che dice quando l'autore scriveva questo, in realtà pensava a. Ecco, questo io dico, come fai a saperlo? Mm. Io dico, almeno faccio finta che quello che c'è scritto sia vero e quello che c'è scritto è scritto. Quindi facciamo una lettura letterale e vediamo che cosa ne quello che viene viene fuori. fuori. Ecco, vediamo cosa ne viene fuori. Per esempio, questo libro, l'Antico Testamento, ruota intorno a un popolo e questo popolo si rifà a una divinità che è conosciuta con il nome di Yahweh. Sì. Chi è Yahweh? Yahweh, leggendo attentamente la Bibbia, ma anche non solo nelle mie traduzioni, leggendo le Bibbie che abbiamo in casa, si capisce chiaramente che è un appartenente ad un gruppo di individui che la Bibbia chiama Elohim, un gruppo di individui di gran lunga superiori al genere umano con cui avevano a che fare e individui che avevano quindi conoscenze, tecnologie, abilità non paragonabili assolutamente a quegli umani con i quali avevano a che fare. Addirittura, leggendo attentamente la Bibbia, ripeto, nelle traduzioni che le persone hanno in casa, si legge di interventi chirurgici, si legge di interventi di clonazione, per esempio nella fabbricazione di Eva. Uso il termine fabbricazione e non creazione perché il termine creazione per noi rimanda immediatamente al concetto di creazione dal nulla. Ora bisogna sapere che il concetto di creazione dal nulla nell'antico pensiero ebraico, nell'antico pensiero semitico non c'era e non c'è neppure il verbo che la definisce. Il verbo che viene tradotto con creazione è un verbo che in realtà significa intervenire in una situazione già esistente per modificarla a proprio uso e consumo. Ed è quello che hanno fatto questi Elohim. Poi questo Yahweh, quando il comandante degli Elohim, mi riferisco al capitolo 32 del Deuteronomio, spartisce la terra tra i vari Elohim come governatorati, dice la Bibbia che a Yahweh toccò la tribù di Giacobbe. Attenzione, non tutti gli ebrei, solo la tribù di Giacobbe con i suoi figli. Le famiglie di ebrei, basta leggere la Bibbia nei capitoli precedenti, erano migliaia.
A Yahweh toccò quella parte, quell'unica tribù, cioè la tribù di Giacobbe, che poi diverrà la tribù degli Israeliti, perché Giacobbe assume poi il nome di Israele. E quindi Yahweh si occupava di quelli, che tra l'altro erano, nel momento in cui gli sono stati assegnati, erano un popolo senza terra. Quindi lui aveva il compito di costruire, compito non facile, di costruire questa nazione e trovare una terra dove installarla. Ed è il famoso discorso della terra promessa. Cioè Yahweh dice ai suoi: se voi mi seguite, se voi mi servite, io vi aiuto e vi do quella terra. Diciamo che all'inizio si è allargato un po', nel senso che ha detto vi do quella terra dal Nilo all'Eufrate. Poi, visto che insomma non era possibile, si è ridimensionato molto e ha detto vi do la terra di Canaan. Però attenzione, vi do. È un vi do nel senso che vi aiuto a conquistarla militarmente. Perché quella terra era già occupata da altre popolazioni. Era già occupata da altre popolazioni, ovviamente, che andavano cacciate. Cioè o accettavano l'imposizione, la sovraimposizione degli israeliti, o altrimenti andavano sterminati o cacciati. Quindi in realtà Yahweh, tutt'altro che un Dio onnipotente, era uno dei tanti governatori locali di cui parla la Bibbia, e li nomina, Moshe, Milcom, eccetera, 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 e lui aveva quel popolo al quale ha dovuto assegnare una terra, ma per assegnarla ha dovuto spargere litri di sangue. Parlando di terra promessa, parlando di appunto questa promessa di Yahweh, di un territorio che va dal Nilo all'Eufrate, non può non venire in mente quello che sta succedendo al giorno d'oggi. Apriamo un po' l'ambito anche per capire quello che sta succedendo nell'attualità, perché i discorsi potrebbero incrociarsi. Che differenze ci sono tra l'Israele di allora, dell'Antico Testamento, e l'Israele di oggi? A me viene da dire che non ci sono differenze, nel senso che questa terra promessa da Dio, diciamo 4.000 anni fa, ancora deve essere tenuta con le armi. Quindi pensiamo che valore può avere la promessa di Dio, cioè se la devono mantenere con le armi. E in effetti i racconti biblici rimandano a quel che succede ora, e non a caso Netanyahu usa terminologia biblica per definire le varie operazioni. Operazione Gedeone, mi viene in mente. Esattamente, esattamente. E il leone di Giuda, eccetera. E quindi vuol dire che Netanyahu, pur essendo di famiglia sionista laica, in realtà si rifà alla Bibbia, perché è di fatto l'Antico Testamento la giustificazione formale della occupazione del territorio dei palestinesi da parte degli israeliti, ripeto israeliti, e poi qui c'è da fare una considerazione, come dire, la Bibbia è la base formale, la base religiosa. Si dice l'ha detto Dio, quindi se l'ha detto Dio, ovviamente insomma, deve essere così. In realtà quelli che hanno poi di fatto occupato con la costituzione dello Stato di Israele quella terra, io non saprei neanche dire se sono israeliti veri, perché provengono per la maggior parte dall'Europa dell'Est e quindi sono probabilmente per la maggior parte dei discendenti dell'impero Khazaro, che si è convertito prima dell'anno 1000, si è convertito in blocco al giudaismo. Quindi non sono nemmeno i discendenti delle famose 12 tribù di Israele. Quindi io non mi sentirei neppure di dire questo. Però questa diventa la giustificazione religiosa, dunque inattaccabile, cioè la più alta possibile in assoluto, no? Cioè l'ha detto Dio. In realtà non l'ha detto Dio, un piccolo governatore locale al quale il comandante degli Elohim, che la Bibbia dice chiamarsi Elion, che vuol dire quello che, non a caso, quello che sta sopra, un comandante degli Elohim, mentre faceva le assegnazioni, a lui ha assegnato quel popolo, cioè quella tribù, la tribù di Giacobbe. E la Bibbia dice anche che Yahweh se n'è occupato da solo, senza l'aiuto di altri Elohim.
Quindi la Bibbia già di per sé parla dell'esistenza di molti Elohim. Difatti poi li nomina come governatori di altri popoli e addirittura li nomina come governatori di popoli discendenti dalla stessa famiglia del padre di Abramo. Il padre di Abramo era Terach, che ha avuto 3 figli. Ciascuno dei 3 figli, uno era Abramo, ha avuto una figliolanza. Questa figliolanza ovviamente ha generato altre tribù e altre tribù, altri clan tribali appartenenti alla famiglia di Terach, cioè alla stessa famiglia di Abramo, sono stati assegnati ad altri Elohim. E la Bibbia è in sostanza la storia, il racconto delle battaglie combattute tra parenti, cioè tra la tribù di Giacobbe e le tribù, per esempio, discendenti da Lot, come i Moabiti, Lot che era nipote di Abramo, Moabiti, Ammoniti, eccetera, che erano parenti stretti, eppure combattevano per conquistarsi dei territori. E la cosa curiosa è che Mosè ad un certo punto, insomma, delle varie vicende, si arrabbia con i suoi perché dice: avete servito persino Elohim nuovi venuti da poco. Cioè, come dire, c'erano degli Elohim che, non avendo avuto assegnazioni, andavano alla ricerca di popoli da cui farsi servire. Questo per esempio è molto chiaro nelle scritture sumero-accadiche, dove è narrata la stessa vicenda, assolutamente, e lì si dice che c'erano degli Elohim che si lamentavano con il loro grande capo, che si chiamava Anu, che non a caso vuol dire quello dell'alto, Quindi esattamente. l'equivalente di Elion sarebbe. Perfetto, l'equivalente di Elion. Si lamentavano con Anu o per non aver ricevuto assegnazioni o per aver ricevuto delle assegnazioni molto misere, diciamo insoddisfacenti. E quindi la Bibbia è questo racconto. Secondo me è importante significare però una cosa, comprenderla. La Bibbia dunque non parla di Dio, cioè di sicuro la Bibbia non parla del Dio spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente, che poi la Chiesa ci ha costruito sopra. Ma questo non vuol dire che Dio in assoluto non esista. Io di Dio non so nulla e non ne parlo mai. Cioè non ho le certezze degli atei. So solo che la Bibbia non parla di Dio. Questo sì. Ecco, questo discorso, questa ricerca che hai fatto, insomma, comunque mette in crisi tutta una serie di prospettive di tipo religioso, tutta una serie di costruzioni religiose. Penso al cattolicesimo, penso all'ebraismo. Come si sono poste, se ci sono state delle reazioni da parte di esponenti di queste 2 religioni nei confronti del lavoro che hai fatto? Allora, ci sono state reazioni di tutti i tipi, ovviamente. È chiaro che mi rendo conto che questo che io dico mette in discussione soprattutto la Chiesa Cattolica, molto meno gli ebrei, perché all'interno del popolo ebraico sono presenti molte posizioni e alcune di queste posizioni sono assolutamente laiche, noi le definiremo quasi atee. Invece la Chiesa cristiana, nelle sue varie suddivisioni, quindi cattolicesimo, protestantesimo, il protestantesimo poi diviso nei suoi vari gruppi, eccetera, non possono accettare quest'idea, perché se accettano l'idea che la Bibbia non parla di Dio, per loro crolla effettivamente tutto. Anche se in realtà uno può continuare benissimo a credere in Dio, non c'è problema. È che quello lì non è Dio, Yahweh non è Dio, guai. Sarei terrorizzato io a essere governato da un Dio così. Ecco, ma secondo te ci potrebbe essere il tentativo, magari da parte della Chiesa Cattolica, proprio per emanciparsi da questo tipo di interpretazione che nel momento in cui anche l'Antico Testamento viene letto sempre da più persone rispetto a una volta, magari ci potrebbe essere il tentativo di escludere l'Antico Testamento dalle letture sacre? Sta già avvenendo. Nel senso che la Chiesa Cattolica sta prendendo le distanze dall'Antico Testamento. Papa Ratzinger aveva addirittura mandato una circolare ai vescovi dicendo: durante la liturgia non nominate Yahweh
perché non è cristiano. Cioè lo sanno benissimo, Yahweh col cristianesimo non ha nulla a che vedere. Poi il cristianesimo si collega, facendo salti mortali all'infinito, si collega con l'Antico Testamento. Perché? Perché ogni religione, diciamo, è tanto più valida quanto più è antica, così almeno viene considerata. E quindi quando è stato costruito il Nuovo Testamento, che è stato costruito innanzitutto da Paolo, San Paolo, cui sono seguiti gli evangelisti e poi i padri della Chiesa, è stato costruito rielaborando la figura di Gesù e riadattandola, facendo diventare questo che era un fariseo, nel senso buono, perché tutti i veri giudei sono farisei, ma farisei in senso buono, non nel senso negativo con cui li definisce la Chiesa, ed era quindi un rabbi giudeo messianista, cioè un maestro che voleva liberare il suo popolo, quindi compiere la sua missione messianica, dal giogo straniero. A Gesù non interessava il mondo. Infatti Gesù dice anche, quando parla anche del mondo, io non prego per loro, cioè per tutti, io prego per voi che mi seguite, prego per voi che eseguite i miei comandamenti. E quando manda i suoi apostoli a predicare la cosiddetta buona novella, Gesù dice: non andate nelle case dei gentili, bussate solo alle porte dei figli di Israele e non finirete di vedere tutte le case dei figli di Israele prima che il regno di Dio si realizzi. Ecco. Quindi per lui, e per i Vangeli questo è chiaro, il regno di Dio si doveva realizzare in quel periodo, cioè lui lo dice proprio in quella generazione. Ecco, quindi in ballo non c'è solo l'Antico Testamento, c'è anche il Nuovo Testamento. Adesso siamo in chiusura di questa prima parte, ma ci rivediamo tra pochissimo sempre qui con Mauro Biglino. Prima di chiudere e andare in pubblicità vi ricordo solo l'importanza di continuare a sostenere BioBlue, che come sapete si regge principalmente, quasi esclusivamente sulle vostre donazioni, quindi per continuare a vederci, per sperare di continuare anche a parlare di argomenti tra virgolette scomodi come questo, è importante sostenere la TV. E come potete farlo? Attraverso diverse modalità che conoscete: donazioni, quindi bioblue.com/dona, abbonamenti, bioblue.com/abbonati, oppure se siete una piccola e media impresa e interessata a collaborare con noi, scriveteci ad adv@bioblue.com, oppure se volete entrare a far parte anche dell'assemblea dei soci, scriveteci a soci@bioblue.com. Eccoci di nuovo in onda, BioBlue Origini, interviste e approfondimenti su argomenti, chiamiamoli scomodi, oggi il più scomodo di tutti, e cioè l'Antico Testamento, ma più in generale della Bibbia. Siamo qui in compagnia di Mauro Biglino. A questo punto affronterei un tema, nel senso, prima si è parlato appunto dell'interpretazione letterale dell'Antico Testamento che porta a una rilettura di quello che viene raccontato in questo testo, e quindi si parla di questo popolo che viene gestito da questo governatore, Yahweh, che appunto il suo obiettivo è conquistare questo lembo di terra che prima, diciamo, il progetto molto più grande partirebbe dal Nilo fino all'Eufrate e poi si restringe nella terra di Canaan. In tutto questo non c'è niente di metafisico, non c'è niente di spirituale. Però a un certo punto nella storia è come se ci fosse stato un cambiamento a livello proprio religioso, è come se improvvisamente, non solo in Medio Oriente, ma anche in altre parti del mondo, le religioni fossero cambiate e si fosse passato improvvisamente da religioni politeiste, quindi prettamente materiali e prettamente concentrate sul presente e poco interessate al dopo, a religioni spiritualiste e quindi monoteiste, in cui entra in gioco tutta la questione metafisica. Ma questo passaggio a che cosa è dovuto? Come è avvenuto? Perché è avvenuto? Ma dunque, siccome è avvenuto tra il VI e il V secolo avanti Cristo, direi in contemporanea in diversi punti della terra, dei punti dove c'erano le civiltà importanti, quindi parliamo di Medio Oriente, parliamo di India, parliamo di Cina, eccetera, e c'è stata veramente una trasformazione per cui in Medio Oriente i maestri giudei hanno iniziato a dare delle interpretazioni spiritualiste alla Bibbia, soprattutto alle promesse divine, visto che di fatto sulla terra non si stavano realizzando,
allora hanno, come dire, dovuto cambiare. Per quanto riguarda l'Occidente, la grande trasformazione l'ha fatta poi Paolo, introducendo i concetti della filosofia greca e in particolare poi andando avanti i padri della Chiesa che hanno fatto veramente man bassa dei concetti della filosofia greca, in particolare del platonismo, neoplatonismo, eccetera, e li hanno proprio, non so come dire, pigiati dentro il pensiero semitico, che invece con quel pensiero non ha assolutamente nulla a che vedere, e difatti ci sono giustamente molti rabbini, soprattutto rabbini americani, che sono più liberi, diciamo così, dalla preparazione classica che si dà qui in Europa, sono arrabbiati di questo fatto, perché dicono: perché introducete dei concetti che nella Bibbia non ci sono. Per la verità avevano già cominciato appunto ad introdurli dopo l'esilio babilonese, e hanno cominciato a introdurli quando la Bibbia è stata tradotta in greco, la famosa Bibbia dei 70. E lì hanno cominciato a usare una terminologia che si presta ad una lettura spiritualista, ma si presta sempre come allegoria. Il termine che nella Bibbia è Elohim, che viene tradotto con Dio, ma non significa Dio, assolutamente, è difficile stabilire cosa significa, indica quelli lì, insomma il gruppo di quelli lì, loro l'hanno tradotto con Theos. Theos è diventato Deus in latino e poi Dio. Il fatto è che il termine Theos in origine non era un sostantivo, era un aggettivo e indicava coloro che osservano, cioè i guardiani. Theoi, plurale, poi gli è stato aggiunto l'articolo oi, theoi, ed è diventato gli dei. In realtà erano i guardiani, i controllori di questi vari gruppi che erano stati suddivisi tra di loro e di cui loro si occupavano. Questo ce lo racconta molto bene Platone, nel Timeo, nel Crizia, che parla proprio di una spartizione delle varie popolazioni e ci dice che in alcuni casi, per esempio, c'erano dei teoi che si occupavano assieme dello stesso popolo. Invece la Bibbia ci dice che della tribù di Giacobbe, non a caso la Bibbia forse lo evidenzia, dice che Yahweh ha scelto di occuparsene da solo. E se ha scelto di occuparsene da solo è perché c'erano altri che potevano occuparsene. Questo è talmente chiaro, talmente banale, che mi sembra persino strano doverlo sottolineare, ma noi leggiamo la Bibbia purtroppo con i filtri della teologia. Io alle volte ho avuto la tentazione, non l'ho ancora fatto, come dire, procedere con una inversione, no? Perché si parla di studiosi tradizionali e i cosiddetti studiosi alternativi. A me verrebbe da ribaltare, cioè gli studiosi che prendono per vero ciò che c'è scritto sarebbero gli studiosi veri e gli alternativi sarebbero i teologi. Perché? Perché dicono lì c'è scritto quello, ma in realtà volevano dire altro. E come in realtà volevano dire altro? Da dove arriva fuori? Non c'è scritto altro, c'è scritto quello. Quindi mi verrebbe proprio da ribaltare, ma sarebbe un'operazione culturale che non posso certo fare io, che non sono nessuno. Bisognerebbe che l'intelligenza, diciamo, accettasse questo tipo di comportamento. Ecco, a proposito di intelligenza, a livello invece accademico, che tipo di reazioni ha provocato il tuo lavoro? C'è stata qualche apertura? C'è successo qualcosa? Sì, sì, ci sono state più aperture. Devo dire, ci sono state aperture negli Stati Uniti, per esempio quando ho parlato con Avi Loeb, che è uno dei più importanti astrofisici del mondo, lui crede assolutamente e ne va alla ricerca scientifica, giustamente, crede assolutamente in quelli che adesso chiamiamo UAP e che una volta si chiamavano UFO, e lui li ricerca scientificamente, ne cerca le prove, siamo parlati alcune volte e su questo siamo assolutamente d'accordo. Anche perché dico una cosa strana,
Quando mi dicono non è vero che la Bibbia parla di UFO, la Bibbia non parla di UFO, hanno ragione. Dice, ma come? Ne parli di macchine volanti? Hanno ragione, perché la Bibbia non parla di oggetti volanti non identificati. La Bibbia parla di oggetti volanti ben identificati. Andiamo allora a uno dei punti e delle domande che vengono spontanee quando appunto ci si interfaccia con il tuo lavoro, perché si parla di questo gruppo di persone, governatori, governanti, persone dotate di una tecnologia superiore agli individui che allora vivevano. Elohim, così vengono chiamati nell'Antico Testamento, Theoi vengono chiamati nella mitologia greca, dei in quella romana. A un certo punto sembra che si siano ritirati, che siano spariti. Dove sono finiti, dove sarebbero finiti? Diciamo questo, per usare le parole di un importante pastore protestante americano, teologo e laureato in fisica, lui dice che gli Elohim sono qui e ci governano. Questo è un po' inquietante come affermazione. E tu sai che in genere chi governa sta nascosto. Quindi dal appunto VI-V secolo a.C. i contatti diretti si sono sempre più dilatati, sempre più rarefatti, e loro hanno deciso di governare tramite i rappresentanti, cioè i famosi re sacerdoti. Ad un certo punto, ancora prima, i Sumeri parlano e dicono quando il potere fu fatto scendere dal cielo sulla terra. È una frase stupenda. Cioè il potere risiedeva nel cielo, hanno scelto dei rappresentanti cosiddetti re sacerdoti e da quel momento il potere è sceso sulla terra. È chiaro che questi re sacerdoti si rifanno sempre, ovviamente, a questi qui, che nel caso dei Sumeri, Assiri, Babilonesi, degli Accadi, si chiamano Anunna o Anunnaki. In India si parla dei Deva, e la cosa bella è che i testi indiani, non essendo finiti nelle mani di teologi maschilisti e monoteisti, parlano in assoluta tranquillità delle macchine volanti, descrivono addirittura dei palazzi volanti, con dovizia di particolari. E per loro parlare di questo è assolutamente normale. E io li metto assieme alle parole di Paolo, il quale, rivolgendosi ai suoi, San Paolo dice: non dimenticate l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Talmente sono simili a noi. E in effetti nella Bibbia c'è scritto che noi siamo stati fabbricati, non creati, perché il verbo creare dal nulla non esiste neanche il pensiero della creazione dal nulla, a immagine e somiglianza loro. Quindi quando sono intervenuti facendo quegli interventi descritti anche nella Bibbia, per esempio per Eva, con l'ingegneria genetica, ovviamente hanno prodotto una specie animale, cioè noi, che fosse in grado di capire ed eseguire i loro ordini. Poi diciamo che noi siamo un po' anche sfuggiti di mano, anche numericamente, e adesso noi stiamo tentando di fare come loro. Senti, alla luce di appunto questa interpretazione da una parte dell'Antico Testamento, alla luce di una rilettura in senso letterale del testo, alla luce di quello che sta succedendo anche negli Stati Uniti con queste aperture anche a livello accademico, ma anche a livello istituzionale sulla questione oggetti volanti, secondo te siamo alla vigilia di una qualche scoperta rivoluzionaria oppure c'è ancora tanta chiusura di fronte a certi argomenti, di fronte a un certo tipo di potenzialità e di scoperte? Guarda, quando io ho iniziato l'attività pubblica nel 2010, alle volte alle mie conferenze i genitori portavano bambini di 10, 11, 12 anni così, e gli dicevo tu vedrai, io sono già anzianotto e quindi non lo so. Adesso che sono passati gli anni è nata in me la speranza di poter vedere, di poter sapere effettivamente, perché ormai la gente è pronta. Perché prima si diceva, ed era questo il problema, ma se noi diciamo che ci sono altri che ci governano, come reagisce il mondo?
e soprattutto, e questo è il problema degli Stati Uniti, se noi diciamo che al di sopra di noi ci sono altri infinitamente più potenti, noi non contiamo più nulla. Quindi questo è il vero problema, perché se ci sono altri più potenti, la tentazione istintiva che abbiamo tutti noi è dire, beh signori, fatevi da parte, perché voi non contate nulla, lasciateci avere il contatto con quelli là. Quindi oggi sarebbe Quindi più accettabile. sì, assolutamente. Io lo vedo da ciò che la gente mi scrive in assoluta tranquillità, anzi molte persone non vedono l'ora di avere la certezza assoluta. Io dico non ve la posso dare, vi posso dire però che in tutto il mondo tutti i popoli dell'antichità hanno parlato di loro, cioè dei figli delle stelle. Ed è quello che noi, io e Eric von Däniken abbiamo messo dentro il libro Cieli in fiamme. Io con il mio lavoro fatto soprattutto di letture e traduzioni, il suo che è un lavoro fatto soprattutto di viaggi e di visite in loco per tutto il mondo, li abbiamo messi assieme perché? Perché tutto il mondo dell'antichità parla dei figli delle stelle e tutto il mondo dell'antichità ci dice, ovviamente con lingue, con nomi diversi, ci dice che cosa hanno fatto, cioè ci hanno fatti e ci hanno educati, cioè diciamo una parola più brutta, ammaestrati. Difatti noi abbiamo anche fisicamente, a partire dalla neotenia eccetera, tutte le caratteristiche di una specie animale addestrata. E quindi noi siamo figli delle stelle, come diceva La canzone. alla Sorrenti. Esatto. E io lo trovo affascinante, non brutto, lo dico francamente, lo trovo molto affascinante, perché dà a noi la possibilità di andare avanti, dà a noi la curiosità di andare avanti, dà a noi il dovere di andare avanti per arrivare a capire. E io penso che la curiosità sia, come dire, uno dei sintomi dell'intelligenza, nel senso non dare per scontato nulla, neanche le mie parole ovviamente. Io dico sempre leggetela la Bibbia perché è un libro affascinante, quindi andate a controllare tutte le cose che io dico. Ovviamente se volete leggere i miei libri mi fate un piacere, ovviamente, li scrivo nella speranza che vengano letti, ma leggete la Bibbia che avete in casa, perché già lì, leggendola attentamente, si capisce. Quindi Leggendo Ezechiele si capisce. Cioè quando Ezechiele dice che il Kavod di Yahweh, che era dietro la sua schiena, si alza da terra e alzandosi da terra produce un forte rumore, e bisogna fare i salti mortali per dire che dice altro. Ho letto ultimamente uno che diceva no, ma Ezechiele aveva le visioni e si riferiva alla caduta di una cometa, di cui adesso mi sfugge il nome, che è caduta circa 5.000 anni fa. E io dico, vabbè, però la cometa viene in giù e i detriti non vanno in su, primo. Secondo, la cometa è arrivata 5.000 anni fa, Ezechiele 2500, quindi vuol dire che per 2500 anni ci sarebbero stati detriti che Ezechiele stupidamente avrebbe confuso nelle sue visioni paranoiche, quindi è più difficile negare quello che c'è scritto perché bisogna inventare qualcos'altro per spiegare quello che c'è veramente scritto. Io invece faccio appunto il lavoro più stupido di questo mondo perché dico c'è scritto questo. E anche quando si parla di Sodoma e Gomorra, per esempio anche nell'ultimo libro Confondenti che l'abbiamo citato, ci sono anche degli scienziati che dicono, che avendo fatto le ricerche in loco, dicono qui ci sono tutte le caratteristiche di una esplosione ad altissime energie. Però siccome parliamo del 2000 a.C. non è possibile. Io dico, ma se si parla di una esplosione ad alta energia, vogliamo fare finta che sia possibile e vedere che cosa viene fuori? Non diciamo è così. Loro dicono, misurando e vedendo la vetrificazione dei materiali, la calcinazione delle ossa dei viventi, eccetera, è chiaramente una esplosione
ad altissimo potenziale con produzione di 6-7 mila gradi di temperatura necessaria, che allora non producevano certamente con il legno, bruciando il legno 6-7 mila gradi. Però non è possibile, ma se è lì davanti agli occhi, perché dobbiamo dire che non è possibile? Facciamo finta. Ecco, l'augurio è quindi che l'Accademia si apra a questa anche modalità, cioè far finta per aprirsi a nuovi scenari. Senti, in chiusura, tra le critiche che ti vengono fatte, c'è quella del rischio, attraverso appunto questa lettura, l'aver portato sul piatto determinati argomenti, determinati spunti, di creare una nuova religione. C'è questo rischio? Allora, purtroppo il rischio c'è. Non a caso io dico sempre: non venite dietro a me perché io non so dove vado. Quindi prendete le cose che io vi dico, se vi piacciono ci ragionate sopra, fate le vostre argomentazioni, le confrontate con la Bibbia, vedete se tengono o se non tengono. Se non vi piacciono buttatele via, ma non venite dietro a me. Io non voglio nessuno dietro a me. Io racconto quello che leggo. Guai formare una religione, ma io penso, supponiamo gli americani sono andati sulla Luna, poi ci arrivano i russi e ci arrivano i cinesi e vanno in 3 posti diversi. E la Luna è abitata dai seleniti. Quindi ci sono dei seleniti che incontrano gli americani, sembra una barzelletta, altri i russi, altri i cinesi. E questi seleniti, vedendo questi individui che provengono dai cieli, li ritengono dei. E quindi chiedono a loro: come stanno le cose, visto che noi non le sappiamo? Allora gli americani racconteranno la loro religione o cattolica o protestante. I russi racconteranno la loro visione, i cinesi la loro visione. E quindi avremo 3 religioni. Questo è veramente un rischio. Se riusciamo a liberarci dall'idea che quello non è altro che un affascinantissimo libro scritto da uomini, non dobbiamo subito dopo cadere, per fortuna non mi riguarda, in queste nuove religioni sugli alieni che stanno nascendo. Io dico, se hai bisogno di una religione, stai quella nella quale sei stato educato, perché tanto è lo stesso. È la stessa identica Il cosa. Dalai Lama diceva ai cristiani che si convertono al buddismo: non convertitevi al buddismo. E usava una frase importantissima, perché passereste da una frustrazione ad un'altra, perché non ci sono prove. Ecco, invece l'unica prova che si può cercare è la ricerca personale anche. Ecco, noi con questa chiacchierata speriamo di aver aperto dei cassetti che poi possano servire la ricerca a chi ci ha personale, ascoltato. sentire varie voci. Per esempio Fondeniken è un grande credente in Dio. Ecco, quindi si possono conciliare le due cose. Lo dice continuamente. Siamo giunti purtroppo al termine di questa chiacchierata, perché è stata veramente interessante. Io ringrazio molto Mauro Biglino. Ricordiamo ancora il libro appena uscito insieme a Erich von Däniken, Cieli in fiamme. Io chiedo alla regia se riesce ancora a mandarlo in onda. Eccolo qui. Ringraziamo anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Potete rivedere chiaramente i nostri contenuti andando poi sul sito web www.bioblu.com. e in chiusura ricordo che è anche importante continuare il sostegno alla nostra TV, perché si basa esclusivamente, come sapete, sulle vostre donazioni. Quindi come potete farlo? Continuare a donare andando su bioblu.com/dona, oppure con la modalità degli abbonamenti bioblu.com/abbonati, oppure